Ciao a tutti cari amici e cari amiche, bentornati in questo nuovo episodio per il mio videoblog. Come sempre, prima di cominciare, voglio invitarvi a iscrivervi alla mia pagina YouTube. È gratuita, non costa niente, basta avere un account Google, andare sulla pagina L'Ombrello Italiano su YouTube e cliccare su iscriviti. Come potete vedere dallo sfondo che oggi mi caratterizza, stiamo per parlare di un luogo famosissimo in questa città, il muro di John Lennon. È molto famoso anche per le persone che ancora non hanno visitato Praga e non sanno niente della sua storia, noto per questo suo nome dedicato ad un importantissimo artista e anche per gli innumerevoli graffiti che la caratterizzano. Ci siamo recati infatti proprio qui oggi davanti al muro di John Lennon per questo evento, The Wall of Freedom of Energy, che si propone di ridisegnare interamente il nuovo muro con 27 artisti provenienti da tutta Europa, uno rispettivamente per ogni paese della comunità europea. Prima di poter parlare però di questo evento dobbiamo fare un piccolo salto indietro nel passato e parlare velocemente della storia di questo luogo. 3, 2, 1, allacciate le cinture, vai! E se vi dicessi che John Lennon non c'è mai stato a Praga, che non ha mai suonato in questa città e non ha mai passeggiato sul Ponte Carlo insieme a Yoko Ono, allora perché il muro più famoso di Praga è dedicato a lui? E se vi dicessi che il muro non appartiene neppure alla Repubblica Ceca? Ebbene sì, questo muro è privato e appartiene alla Repubblica di Malta, lo stesso muro perimetrale dell'antica sede dei Crocigeri di Malta. Poco tempo dopo la morte di John Lennon, qualcuno ha trasformato una lastra di pietra dell'ex acquedotto pubblico sul muro dei Giardini Maltesi in un memoriale improvvisato con un dipinto raffigurante il volto del cantante. Il celebre leader dei Beatles era diventato all'indomani del suo assassinio un simbolo universale di pace e fratellanza. Il suo messaggio di speranza e libertà aveva una forte presa sui giovani praghesi, che negli anni '80 vivevano sotto un soffocante regime comunista. Iniziarono così a moltiplicarsi graffiti e frasi ispirati al cantante e si innescò una battaglia a colpi di vernice tra giovani praghesi e divieti della polizia locale che periodicamente lo ripuliva. Con l'arrivo della democrazia il muro ha perso di significato, tanto che per anni è solo stato meta di turisti che lasciavano liberamente messaggi di ogni tipo, trasformando il muro in una superficie degradata. Nessuno è stato mai capace di riconvertirlo in un semplice muro come tanti altri. Le autorità dei cavalieri hanno dovuto arrendersi all'evidenza. Così, dal 2018, grazie all'intervento di alcune associazioni, il muro di John Lennon viene decorato da artisti professionisti. Questo ha limitato fortemente l'istinto dei visitatori nel voler lasciare a ogni costo la propria firma nel rispetto delle opere riprodotte. Proprio per questo motivo, periodicamente, i graffiti e i disegni del muro di John Lennon vengono aggiornati da artisti a seconda del tema che si vuole utilizzare. E infatti oggi siamo con Pavel Stasny, che è un artista e un designer ed è l'organizzatore di questo evento. Dobrý den, děkuji. Co děláte tady dneska tady? Dneska my tady tvoříme novou tvář Lennonovy zdi, která je na téma svoboda a energie. My jsme vlastně vyzvali výtvarníky, aby nám vlastně na toto téma vytvořili nějaké skici. A musím říct, že vlastně jsme ty skici doopravdy vzali jako hned, nazval bych to na první dobrou, protože byly vlastně perfektní. Máme rozpětí vlastně od 19 let do 61 umělců a je vlastně jakoby neuvěřitelný, jak se spolu jako spojili a začali jako komunikovat jako jeden celek, takže já se těším nějak na výsledek. Krásný. A poslední otázka, a co znamená Lennon Wall pro vás? No pro mě je to absolutně srdcová záležitost, protože kdyby my jsme to tady malovali před 33 lety, tak jsme vlastně všichni ve vězení. Takže vlastně to è la svoboda, siamo za to rád. E abbiamo ovviamente il nostro rappresentante italiano che è Mattia. Ciao Mattia, grazie per questa breve intervista. E ti vuoi presentare? Sì, ciao, sono Mattia, vengo da Brescia. Ho studiato il mio percorso artistico, ho iniziato dove ho studiato appunto a Firenze e a Venezia, poi mi sono mosso e ora vivo a Berlino e niente, io di base sono un pittore, quindi lavoro su tela, anche su carta, però da qualche anno, gli ultimi 6 mesi, avevo iniziato
a vedere che poteva essere interessante lavorare anche sul muro. Certo. E quindi quando mi è arrivata questa proposta ho detto vabbè, perché no? E quindi ecco, il motivo principale è stato questo, oltre anche l'opportunità di vivere questa città, di vivere questa atmosfera. E in questo momento siamo con Sara Pace, che viene da Malta. Ciao Sara, grazie per questa intervista. Ti puoi introdurre? Sì, sono un artista da Malta, come hai menzionato. Basicamente lavoro come artista per gli ultimi 15 anni, lavoro anche all'Università di Malta, dove sono focalizzata sull'arte visiva ma anche quella performativa. E cos'è che stai per realizzare su questo muro e cos'è che ti ha ispirato? Beh, io sto lavorando su un albero, ispirato l'albero più vecchio che c'è qua in Praga stesso. Forse so bene di quale stai parlando. Perfetto, infatti io lavoro sempre con la natura e gli alberi mi piacciono tanto e purtroppo a Malta stiamo perdendo tanto di questo spazio naturale. Così ho detto, ok, è un muro di energia e libertà, ma la libertà e l'energia la prendiamo dalla natura stessa. È un interessante messaggio. Credo che tu stia parlando di un ippocastagno di 560 anni, potrei sbagliarmi di qualche anno in più o meno, so benissimo dove si trova. Cos'è esattamente che ricordi o conosci di questo muro? Beh, di questo muro una delle cose più importanti è che è proprio dei Cavalieri di Malta. Così adesso sto facendo un po' di... Ricordiamo, come abbiamo già raccontato nella storia, che state imbrattando un muro privato. Esatto. Che appartiene all'ambasciata dei Cavalieri di Malta, che io lascio sempre visitare quando svolgiamo il tour a Malastrana. Sara, grazie mille per la tua partecipazione, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie tanto, buona giornata. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Spero che questo video sia stato apprezzato, quindi in tal caso lasciate un like, lasciate un commento e consigliatemi sotto questo video cos'altro vi piacerebbe che io approfondissi per voi. Seguitemi sui social, Facebook, Instagram, iscrivetevi a questo canale e se state venendo a Praga contattatemi. Ciao a tutti!